Amici di Fishing Evolution, in questo video andremo a realizzare insieme questo trave con doppio bite clip utilizzando i componenti originali Trident, il bite clip basso, quello che sgancia con l'impatto dell'acqua, e il fantastico hangover, il piccolo clippetto in alto dove il filo fa il giro di boa e ci permette di utilizzare un bracciolo lungo quasi il doppio dello stesso trave. Infatti quello che ho montato è quello che andremo a fare insieme, un trave da 1,20 m circa con un bracciolo da 2 metri abbondanti. Quando il piombo entra in acqua, il bite clip basso sgancia, allenta l'amo, nella parte superiore dove faceva il giro di boa si sgancia in automatico ed ecco qui la magia. Trave corto e bracciolo lunghissimo. Facciamolo insieme. Quindi andiamo a vedere i componenti che ci servono per realizzare questo trave doppio bite clip, che in realtà sul sito già esiste, lo trovate come Evo 2, montato con un bite clip della Breakaway e altri accessori, e su YouTube appunto l'ho già presentato, il famoso Evo 2, il trave con doppio bite clip. Solo che poi adesso ci sono arrivati gli accessori della Trident che sono veramente carini, e tra l'altro questa azienda ha dedicato veramente questi componenti alla realizzazione di due specifici travi. Uno l'abbiamo visto nel Pulley Rig, se non l'avete visto vi lascio il link qui in descrizione, insomma cercatelo, il famoso trave a carrucola realizzato con i componenti Trident, ma in quel caso avevamo utilizzato il Dynaform, che era l'accessorio, la famosa carrucola per il pulley, il Thermalink che era l'attacco rapido destro e sinistro speculare, e il roto che è il bite clip basso. In questo trave invece esce dal campo Dynaform e entra Hangover, un altro piccolo accessorio, l'accessorio magico che serve appunto per il giro di boa del filo. Ma bando alle ciance, andiamo a costruirlo sto trave, così vediamo con i 3 componenti della Trident come realizzarlo. Servono, allora abbiamo detto, il roto della Trident che è il bite clip basso, il Thermalink che lavora in simbiosi con il roto, e l'hangover che è l'accessorio che ci serve per il giro di boa alto. Poi per creare lo snodo laterale, stavolta lo facciamo con 2 stopperini. Potremmo farlo con 2 crimp di quelli della Breakaway riposizionabili, perché quando si pesca con travi e bite clip è sempre importante avere lo snodo riposizionabile, perché l'amo deve agganciare, il filo deve stare in tiro perfetto, e senza snodi riposizionabili questa cosa è quasi impossibile. Adesso per praticità utilizzeremo degli stopper adatti al filo madre che sarà uno 0,50. Per il bracciolo utilizzerò un 30 nero a contrasto, così da poter darvi la possibilità di capire bene il funzionamento. La girella capocorda, tipica di un trave, girella capocorda, un amo adatto, visto anche qua siamo in una situazione di pesca abbastanza, simuliamo un trave abbastanza potente, quindi un bel Aberdeen che andremo a legare sul 30, le girelline con le perline per lo snodo che stanno all'interno dei 2 stopperini. Andiamo a costruirlo. Anche qua, anche in questo caso, diciamo che la lunghezza standard che consiglio è sempre la bracciata, questa. Apri le braccia e potrebbero essere 160, 170, 180 a seconda insomma delle braccia, ok? Però la misura è questa. Per rimanere in video, anche in questo caso, farò un trave da circa 1 metro, però nessuno vi vieta di farlo più lungo. Capocorda, girella, rolling, una 5 se fosse acciaio inox, oppure una 3 di quelle classiche nere lucide. Passo il filo all'interno della girella e faccio un clinch. Sorvolo un pochettino sui nodi, però in questo caso, in questo video mi interessa più farvi vedere il trave finito. Non stringo il nodo, prima bagno e poi stringo. Taglio il baffetto e adesso vado a inserire l'attacco alto, che praticamente serve il giro di boa, che sarà composto da un hangover
micro bite clip in plastica, la molletta sotto, e sotto in questo disegno loro hanno raffigurato un crimp. Noi metteremo una perlina e uno stopper di gomma riposizionabile, perché anche questo ci fa comodo poterlo spostare su e giù. Dato che sto inserendo gli accessori dal basso verso l'alto, adesso inserisco prima il clippetto, quello che dobbiamo fare dopo. Sì. Questa quelli da noi. Sotto la clip la molletta. Una perlina, che sarebbe quella dove va a battere la molletta, e a bloccare il tutto uno stopper in gomma, ovviamente adeguato al diametro di filo che stiamo utilizzando. Fino al 50 sti stopper vanno bene, sopra il 50 vi consiglio o nodino stopper o crimp, quelli con il calcio interno della breakaway. Per passare lo stopper su 50 io a 4-5 mm vado ad intaccarlo con i denti, così che posso agevolare questa V. Quindi inserisco il filo all'interno dell'asola di uno di questi stopper, spingo lo stopper verso l'esterno, riporto il filo indietro fino alla parte che ho intaccato e ora lo tiro, lo faccio scavallare facendolo salire sul filo in questo modo. Ora, dato che questo nodo stopper lo sto inserendo dal basso, magari sarebbe stato più giusto inserirlo prima di legare la girella, visto che lo devo portare in alto. Devo spostare lo stopper da qua, quindi dal basso verso l'alto, e lo devo fare piano e bagnandolo, altrimenti mi si taglia lo stopper in gomma con il filo, mi si scalda e poi è lento. Quindi lo bagno e lentamente lo porto verso l'alto. Ecco qua, ho portato lo stopper verso l'alto e ora mi trovo in sequenza dall'alto verso il basso l'hangover, la nostra arma segreta microscopica per il giro di boa del filo, la molletta a compressione, imbattuta la perlina che a sua volta batte sullo stopperino sotto. Quindi la parte sopra è realizzata. Adesso andiamo a realizzare lo snodo, da dove parte il bracciolo che arriva in alto, che gira e che aggancia in basso, con due stopper riposizionabili, lo snodo più classico al mondo. Stopperini esterni, due perline e una girella al centro. Passo il filo dentro, spingo lo stopper verso l'esterno, tiro un po' indietro il filo, spingo lo stopper verso l'esterno, il filo si piega fino a scavallarlo. Una volta che scavalla la parte piegata, sempre con cautela, lo stopper è stato trasferito e lo sposto a circa 20 cm dalla fine del mio trave. Inserisco una perlina, una girella adeguata al trave che stiamo facendo, quindi qui non stiamo parlando di 24 girelle piccoline, questa è una girella dell'8 Crane, un'altra perlina, e adesso andiamo a chiudere nel lato opposto nello stesso modo, speculare con un altro stopper. Lo porto su, vicino l'altro perlina. È importante non andare a chiudere le perline in questo modo. Se spingo troppo, sì, è vero che è bella perché vedo la girella laterale, ma la girella non ruota bene. Sempre un'unghia di spazio, quindi inserisci l'unghia tra la perlina e la girella, questo è lo spazio ideale. Ora sì. Adesso l'ultima parte, il bite clip, che sarà formato da un Thermalink e un roto. Vado a legare il Thermalink, passo il filo all'interno del foro del Thermalink, faccio il mio nodo. Anche qui un clinch, 6 spire. Passo il filo all'interno della prima asola che forma lo stesso nodo, tiro un pochino il baffetto tanto per far leggermente chiudere queste spire, adesso le bagno e poi le serro e serro. Ecco qua.
Prendiamo un roto, che è il bite clip basso di Trident. Come ho fatto vedere nell'altro video, per agganciare il piombo sul roto bisogna spingere dall'alto verso il basso e far uscire la C. Inserisco il piombo, ora rispingo verso l'alto e proprio grazie all'inserimento del Thermalink qui in questa asola superiore vado a fare da lucchetto, così che questo gancio dove ho preso il piombo rimanga chiuso, non se ne vada. E a questo punto, attenzione, facciamo spazio perché il trave è pronto. Ora ci leghiamo il bracciolo, lo leghiamo sulla girella senza tagliarlo dalla bobina. Facciamo un uni, bagno, serro, taglio il filo in eccesso e ora lascio giù scendere il trave e con il filo che prendo dalla bobina vedo quanto filo mi serve per fare questo bracciolo, che in realtà deve arrivare su, girare attorno all'hangover. Io metto il mio indice qui, così giro il filo attorno, tiro sul trave e arrivare al bite clip basso. Taglio qua, lego un amo adeguato. Adesso dai che siamo arrivati, Ora per agganciare questo bracciolo che è lungo 2 volte il trave, per farvi vedere bene mi avvalgo sempre del mio travometro, così metto in tiro il trave e vi faccio vedere cosa fa il bracciolo. Appoggio il piombo avanti così vi faccio vedere tutto, e questo è il bracciolo di cui abbiamo preso la misura girando. Poi l'ho tagliato un po' più lungo, 2-3 cm l'ho persi sul nodo, ma adesso lo andiamo a aggiustare in modo preciso, perché questo snodo è riposizionabile e questo snodo è riposizionabile. Cosa faccio? Arrivo su con il filo, faccio fare il giro attorno all'hangover e torno giù con l'amo e lo vado ad agganciare al bite clip. È un po' troppo lungo, nessuna paura. Cosa faccio? Abbasso un pochino lo snodo di partenza e adesso il mio amo è perfetto. Eccolo qua. In basso adesso abbiamo l'amo all'interno del bite clip, subito sopra il piombo. Qui abbiamo lo snodo da cui parte l'amo, il bracciolo, quello nero, che va in alto, gira attorno all'hangover, che è su molletta, quindi leggermente in compressione, la molletta lo tiene spinto, scende giù e aggancia sul bite clip. Un trave da 1,20 m circa mi porta con sé un bracciolo da 2,5 m circa. Quando lo lancio, questo come impatta nell'acqua, l'acqua spinge la paletta verso l'alto, sgancia l'amo, che a sua volta si sgancia anche dalla parte superiore e si allunga totalmente. Quindi ho un trave corto e un bracciolo lunghissimo. L'hangover è l'accessorio madre per fare il trave con doppio bite clip. Sì, te l'ho detto pure Non c'è adesso l'altra volta che grip. abbiamo visto. Se vi piace mettete un vi piace, se non vi piace non dite a nessuno. Ciao ciao!